Subito in diretta, sono le 10:42 qui su Radio Centrale. Abbiamo un amico di Radio Centrale qui con noi, Gianluca Grilli, fondatore della tenuta del Paguro, che ci racconterà un pochettino della sua storia e di quello che è questa tenuta del Paguro. Quindi cosa ci racconti, Gianluca? Intanto grazie per l'invito. Sì, allora Tenuta del Paguro è un progetto che nasce inizialmente come progetto culturale e artistico nel 2008, quindi ha radici in questo momento antiche, ahimè, in un qualche modo o per fortuna. Il progetto voleva raccontare il nostro territorio, la Romagna, nello spazio e nel tempo del suo territorio, dove lo spazio rappresentava millenni di storia, dalla storia da Roma antica, di Ravenna, capitale dell'impero bizantino, e lo spazio, l'unione tra le colline e il mare. Allora, facendo ricerca, effettivamente vengono fuori tante curiosità, soprattutto dai romani, che facevano questo vino salso e avevano traiettorie di trasporto di questi vini e delle loro merci in tutto il Mediterraneo. Il vino salso aveva questa caratteristica che veniva vinificato e macerato con un po' di acqua di mare, e l'acqua di mare faceva da conservante. Questo permetteva di trasportare il vino un po' in tutto il loro impero, che era immenso. Sì. Allora a quel punto l'idea era naturale, con il mio amico socio, che era poi il nipote di quello che Tonino Guerra definiva la sua cuoca personale, perché gli ricordavano i sapori antichi. Abbiamo pensato di mettere questi 4 vini all'interno della piattaforma Paguro, che era la prima piattaforma estrattifera dell'ENI, che nel 65 affonda e nel 97-2005 viene dichiarato sito di importanza comunitaria. Abbiamo preso questi vini e li abbiamo immersi a meno 30 metri nella piattaforma. Infatti è questa la particolarità, il tuo vino è immerso nell'acqua del mare. Esattamente, viene messo nelle ceste. Inizialmente era un processo un po' diverso da quello che seguiamo oggi, perché erano una cesta piccola di 4 tipi di vini, che erano Sangiovese, Albana, quindi 2 autoctoni, e poi un Cabernet e un Merlot, che erano 2 internazionali. Questi vini li abbiamo adagiati all'interno della piattaforma e li abbiamo tenuti lì per un anno. Un anno perché? Perché per me era importante tenerlo un anno, che erano le 12 lune, che hanno un'importanza anche nel mondo contadino, e le 4 stagioni. Quando li abbiamo riemersi, i vini effettivamente erano cambiati, erano diversi, e a quel punto la diversità si sentiva proprio palesemente, ma era anche evidente il perché dovevano essere diversi o venivano diversi. Avendo studiato fisica all'università, i vini cosa subiscono in fondo al mare? C'è la differenza di pressione, perché li abbiamo imbottigliati a un'atmosfera e messi giù a meno 30 metri, dove ci sono 4 atmosfere, la continuo movimento delle correnti, l'assenza di raggi dannosi e la temperatura costante. A quella profondità ci sono 9-12 gradi centigradi. Che cosa cambia nel vino? E effettivamente è una cosa importante. Del che cosa cambia nel vino ce lo fai sapere tra pochissimo, perché abbiamo ricevuto anche dei messaggi per te che voglio leggerli tra poco, ma adesso andiamo con un pochettino di musica, quindi state tutti qui che saremo ancora qui per parlare del vino. E siamo ritornati qui in diretta curiosi con Gianluca Grilli, il nostro imprenditore, che ha detto che non vuole essere chiamato imprenditore, ma io ti chiamo imprenditore di questa tenuta del Paguro. Siamo rimasti che queste bottiglie, adesso ti parlo in maniera più semplice, queste bottiglie tu le hai immerse nel mare, in questa tenuta del Paguro, e adesso le ritiri su e quindi i sapori sono totalmente diversi. Quindi ti passo la parola per sapere qualche chicchina in più. Sì, quando abbiamo fatto questa prima esperienza nel 2008, quando i vini sono riemersi dopo un anno, 12 mesi, il sapore era diverso. E che cosa cambiava? Effettivamente una parola che
il sapore, che potevi dare la caratteristica al sapore del vino, era una parola che ricorda sicuramente il mare, ossia l'armonia, perché le onde sono armoniche, le temperature, tutto diventa armonia. Ed effettivamente nel vino questa caratteristica si sentiva. Tutti i vini che venivano assaggiati diventavano più morbidi, più evoluti. Quindi questa evoluzione spiccava, e poi nel tempo abbiamo capito che anche veniva mantenuta costante più a lungo nel tempo, quindi anche migliorando in qualche modo la longevità del vino stesso. E a quel punto è iniziato effettivamente il percorso di tenuta del paguro, e facendolo diventare non solo come progetto artistico, ma come progetto più strutturato e di vendita commerciale di questi vini e farli assaggiare in giro. Anche se era difficile inizialmente andare a vendere dei vini affinati in mare, perché all'epoca non c'era nessuno che lo faceva, e quindi quando andavi a raccontare ai ristoratori, alle persone, guarda, io ho questo vino che viene affinato in mare, la gente mi diceva ma no, non mi interessa, non è una sciocchezza. È originalissima come idea, comunque. Era stato molto tutto originale, ma dagli addetti al settore diventava un qualche cosa che diceva una presa in giro. Il vino si fa in cantina. Sì, ma il vino io lo faccio in cantina. Però, anzi, come dicevi tu, a me non piace essere chiamato imprenditore, mi piacerebbe più essere contadino perché io sono legato alla terra. Anzi, il mio socio dice, Stefano mi dice ogni giorno, ma il vino si fa sulle piante, non si fa in cantina addirittura. Si fa quando lo coltivi. Però nel nostro metodo abbiamo cercato di trovare un racconto e una narrativa nel fare il vino anche diversa, e comunque con un affinamento che avesse un valore, ed è per quello che lo facciamo per 12 mesi, ed è per quello che per noi è importante farlo dove il vino possa essere arricchito da caratteristiche fisiche. Quello che cambia nel vino non è un processo chimico, perché non è come un'anfora che acquisisce dei valori dall'esterno, ma è un'evoluzione proprio fisica, una caratteristica fisica. In quanto tempo di immersione ha il vino nella tenuta? Noi teniamo sempre 12 mesi, quindi 12 mesi, mi piace dire 12 mesi, 12 lune e 4 stagioni. Le lune sicuramente sono importanti, perché è importante sicuramente nell'agricoltura, ma è importante anche nel mare, perché determina una variazione delle maree, quindi una variazione anche seppur minima della pressione. Sì. Di lì è nato tutto il progetto di tenuta del paguro. Inizialmente commercialmente non è stato per niente facile. Beh, posso immaginare, però abbiamo pian pianino avuto delle adesioni, soprattutto abbiamo avuto la fortuna, una volta ero a Londra con un amico che mi aveva invitato in questo club importante, e all'interno di questo club importante in Dover Street, possiamo dire anche il nome, si chiama The Arts Club, c'era questo sommelier, fra l'altro di Rimini, pensa, che faceva servizio. Allora ho cominciato a raccontare la storia. Lui mi disse, va, sai cosa, ti organizzo una degustazione con il nostro head of wine, che era anche un master of wine, che è la carica più alta per i sommelier, e quindi mi organizzò questa data, me la diede, io mi presentai là quel giorno. Mi ricordo che era estate, con queste cassette che fra l'altro sono anche molto pesanti, perché che sono bellissime da vedere, raccontano la storia, la dualità, perché c'è il pino marittimo della pineta di Ravenna e il coperchio in acciaio, che è l'acciaio Corten della piattaforma. Dopo i nostri amici vedranno le foto di questo meraviglioso vino e il video, perché tanto andrai anche nelle nostre pagine Facebook, Instagram. Continua nel tuo racconto, che sono curiosa. E quindi mi presentai con questi scatoloni, questi pesi enormi a questo club, che mi guardavano tutti con un'aria un po' curiosa, dove invece c'erano i francesi che arrivavano con il loro trolley professionale, con il loro vino, e io dissi, io ho l'appuntamento con Attila Ross, e dice, no,
non ce l'hai? Come no? Allora telefono a questo sommelier e dice no, ma adesso Attila Ross non era stato avvisato, in un qualche modo passò di lì, visto che era stato impietosito dalle mie presentazioni, la mia fatica, disse vabbè dai, ti dedico 5 minuti, 5 minuti. In realtà facemmo questa degustazione, stettimo lì 1 ora e mezzo e misi in carta 2 vini miei ed ero l'unico romagnolo presente in carta al The Arts Club. Possiamo dire viva la Romagna a questo punto, dopo tanta fatica, viva la Romagna. Adesso andiamo ancora un pochettino con Punto e poi ritorniamo con Gianluca. E siamo sempre con Gianluca Grilli della tenuta del Paguro, quindi scommessa è stata fatta e scommessa è stata vinta sul tuo vino? Sì, diciamo che inizialmente non è stato un momento facile da raccontare questa cosa nuova, tant'è che ho pensato, dopo questa esperienza dell'Arts Club, di lanciare questa nicchia di mercato dei vini affinati in mare. L'idea era quella di dire, ma sai, è difficile raccontare che faccio un vino affinato in mare. Allora forse bisognerebbe raccogliere più persone, più produttori che fanno vini affinati in mare. In quel momento ne nasceva qualcuno perché mi aveva visto, eravamo in 4-5 in Italia, e ho cercato di lanciare questo tipo di affinamento, sì, come un tipo di affinamento concreto, reale e funzionale al mondo del vino. E così in un qualche modo pian pianino negli anni è stato, perché oggi effettivamente sono nate tipo 50-100 etichette, non so più neanche quante. Nel mio percorso iniziale l'idea era quella di raccogliere tutti quelli che facevano vino affinato in mare anche dall'estero, perché poi dopo pian pianino, facendo ricerca, ho scoperto che c'era un greco che lo faceva, c'era un francese, c'era un sudafricano. Pensate. E quindi all'interno del mio spazio, con un tasting room a Ravenna, abbiamo raccolto tutte queste referenze, tra cui c'è anche alcuni italiani che fanno questo. In questo momento ce ne sono diversi. La cosa per me era un vantaggio invece che uno svantaggio avere dei competitor, delle persone che lo facevano uguale a me, perché noi abbiamo comunque mantenuto uno standard qualitativo estremamente alto e abbiamo mantenuto il nostro modo di fare il vino affinato in mare. Oggi effettivamente immergiamo circa 5.000 bottiglie, tant'è che la prossima immersione è tra poco, perché noi andiamo giù ogni anno a fine marzo, indicativamente, con degli amici, collaboratori di Rimini, fra l'altro, che hanno questo motopontone, e abbiamo organizzato questo lavoro importante, che ogni anno andiamo a immergere ed emergere i vini che sono in fondo al mare. Pensate. E quindi abbiamo anche trovato il modo, in un qualche modo, di ottimizzare questo processo e di farlo anche in armonia con la natura. Tant'è che all'interno, quando emergiamo i vini, troviamo che è stato popolato da un sacco di pesci. Ma pensa. E ogni anno, la cosa interessante e carina, che ogni anno mi stupisco, partiamo alle 5-6 di mattino dal porto di Ravenna e torniamo verso le 10-11 di mattino sempre. Quindi il sole è alto, la temperatura è gradevole, perché andiamo via ovviamente con le condizioni di mare ottimali, e ogni anno troviamo che ci sono dei tonni, dei delfini che ci accompagnano. E questo fa anche pensare che il nostro mare sia molto vivo. Giusto. Questa è la cosa molto bella. Noi pensiamo di avere un mare sporco, e probabilmente è così da un punto di vista superficiale, ma in realtà è un mare che è ricco di pesci. Un sacco di ostriche, per esempio, incominciano ad attaccarsi. Bella questa cosa, bellissima. Ritorniamo con te, e però prima musica. E siamo sempre con Gianluca con una
diciamo una cosa curiosa del tuo vino, che hai detto che il vino prende esattamente il nome dalla fauna marina che c'è attorno, giusto? Sì, esatto, ogni vino ha il nome latino di un crostaceo che vive all'interno del sito di importanza comunitaria. In questo caso, per esempio, qui abbiamo l'Ostrea, che è l'ultimo nato, che è un rosé, un sangiovese 100% vinificato in rosé, ed è l'unico vino che abbiamo fatto dello stesso lotto, sia affinato sia non affinato, in mare. Hai vinto anche un premio. Su questo, quest'anno è stato il 2025, abbiamo vinto il Platinum al Merano Wine Festival e stiamo partecipando al World Best Sommelier Selection, che è la selezione dei migliori 30 sommelier al mondo. Vedremo come va, perché tra poco verrà fuori. E gli altri vini sono anch'essi nomi latini di altri crostacei, come lo Squillamantis, che è la canocchia, che è l'albana, il Nephrops, che è lo scampo ed è il Cabernet, l'Omarus, che è il Merlot ed è l'Astice, e il Pagurus ovviamente al Sangiovese di Romagna. Quindi è un ritorno, come dicevi all'inizio, sei partito dalla storia romana per poi arrivare, esatto, ai nomi dei tuoi vini con giustamente il latino. Esattamente, tutto racconta la storia della Romagna, effettivamente. Ti chiediamo dove possiamo trovare i vini, siti internet, Instagram, Facebook? È molto semplice, perché anche andando su Google Tenuta del Paguro viene fuori tutta la nostra storia, e il sito è tenutadelpaguro.com o .it. Noi ti volevamo ringraziare di essere stato qua con noi, di averci raccontato questa meravigliosa storia, perché è una storia bellissima e poi è una storia romagnola che va all'estero, giusto? Esattamente. Quindi sì. Ti volevamo ringraziare, quando ci vuoi venire a trovare ci fa molto 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 piacere, spero che sei stato bene con noi. Grazie a voi, è stato un onore. E in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ci vediamo prestissimo, grazie mille. Ciao, grazie. grazie.